Salve, sono Andrea e vi do il benvenuto qui sul mio canale eDays. Come annunciato nel vlog di gennaio, dove ho parlato delle novità previste per il 2022, parte proprio con questo video il corso dedicato al Candy Wrapper. Ho scoperto casualmente questa tecnica, se non ricordo male, tra il 2009 e il 2010 e mi è piaciuta quasi subito. E così ho cominciato a realizzare una serie di oggetti. Questi che vedete sono una parte. Altri ancora ne ho progettati, ma sono a livello di prototipo e molto probabilmente diventeranno dei tutorial proprio per questo corso. Il Candy Wrapper è una tecnica poco conosciuta e di nicchia che ha avuto però alcuni anni fa un momento di grande interesse e popolarità. A portarla alla ribalta è stata Olga Abadi, una stilista messicana che ha fondato il marchio Nahui Hollin. Lei ha preso ispirazione dalle tecniche di intreccio usate dalle popolazioni preispaniche. Le immagini che state vedendo provengono da un video in inglese del 2009, ancora disponibile su YouTube. Vi metto il link sotto in descrizione. Credo tra l'altro che sia stato proprio questo video ad entusiasmarmi molto. Da queste immagini potete farvi un'idea della qualità e la varietà degli oggetti che si possono creare con questa tecnica. Letteralmente, Candy Wrapper significa incarto di caramella. La tecnica però viene indicata con questo termine non tanto perché si usano le carte di caramelle, ma perché l'intera collezione Nahui Hollin è stata realizzata utilizzando grandi fogli di plastica, prodotti dalle aziende per confezionare caramelle e cioccolatini, scartati in quanto difettosi. In quel periodo però, e io lo ricordo bene, oltre a Nahui Hollin c'erano altri protagonisti sulla scena come Mitz e Ecoist, tutti cavalcavano l'onda dell'eco fashion. E quindi questi oggetti, queste borsette, erano sia di tendenza e moda, ma al tempo stesso erano legati al tema ambientalista dell'ecosostenibilità, perché utilizzavano materiale di scarto che altrimenti sarebbe finito al macero producendo emissioni di sostanze nocive. Ciascuno di questi brand aveva un proprio sito con il rispettivo catalogo prodotti oppure intere collezioni. Oggi però tutti quei siti non esistono più, sono stati chiusi, sono stati dismessi. I marchi, nella maggior parte dei casi, continuano ad esistere. C'è chi si è spostato su Etsy, chi su eBay, chi su Facebook, però non c'è più quel gran giro d'affari di un tempo. Noi non possiamo certo procurarci il materiale di scarto delle aziende dolciarie, ma abbiamo accesso comunque a moltissimo materiale plastico. Basta pensare ai prodotti alimentari, quindi alle confezioni di merendine, di biscotti, di fette biscottate, di caffè, di surgelato, insomma. La plastica davvero non manca. Diciamo che in linea generale va bene qualsiasi plastica in forma di foglio, che può essere riciclato o meno. Comunque a materiali e strumenti verrà dedicata un'apposita lezione. Il mio consiglio per il momento è quello di iniziare a raccogliere la plastica per poi poterla utilizzare nei vostri progetti. Se il Candy Wrapper non vi interesserà più o non vi avrà appassionato, la plastica era immondizia e immondizia torna ad essere, quindi vi basterà buttare via tutto nell'apposito cassonetto rispettando la differenziata. E in tutto questo non avrete speso un centesimo. Credo che a questo punto, come si dice, una domanda nasca spontanea. Ma Andrea, quanta plastica dobbiamo raccogliere? Beh, ne dovete raccogliere tanta, 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 tanta. Come mai così tanta? È presto detto. Se osservate gli oggetti fatti con la tecnica del Candy Wrapper, noterete una trama quadrettata fatta di tanti quadratini. Ogni quadrato è formato da un rettangolo di plastica come questo, che viene piegato su se stesso più e più volte, fino a formare una tessera. Poi le tessere vengono incastrate una nell'altra per formare la trama, e di un'intera tessera quello che rimane visibile alla fine è solo la metà, quindi la resa è bassa. Questo rettangolo si riduce ad un quadrato pari a 1/32 della sua superficie. Perciò a voi sembrerà di avere a disposizione molto materiale, nella realtà forse potrebbe non bastarvi per completare un progetto. Se poi volete essere selettivi, quindi prendere determinate parti della plastica che sono un motivo grafico piuttosto che un colore, allora dovrete raccoglierne ancora di più. Ma questa bassa resa non deve essere vista nella realtà come uno svantaggio, perché un foglio in plastica di per sé non ha una buona resistenza, ma quando viene preso e piegato più volte su se stesso lo diventa. Quindi tutti gli oggetti realizzati con la tecnica del Candy Wrapper sono molto robusti. Non solo, hanno anche la capacità di mantenere la forma. Non sono come la stoffa che si affloscia. Però non sono nemmeno rigidi, hanno insomma un giusto grado di morbidezza. Il corso si svilupperà in lezioni teoriche e pratiche. Quando dico lezione pratica intendo un progetto.
Si parte da cose semplici, quindi i primi progetti potranno sembrarvi noiosi, perfino banali, ma tant'è che questa è la via. Pertanto, prima di arrivare alle borsette, anche quelle più complesse, passerà un po' di tempo. La tecnica è davvero semplice e alla portata di tutti, non serve essere esperti della gusela, quindi se non sapete tenere in mano un ago, non avete mai tenuto in mano un ago, non vi preoccupate, perché le cuciture scompaiono tra le pieghe delle tessere e perciò potete fare tutti i pasticci che volete, che tanto non si vedrà nulla. Io ad esempio una cosa che trovo particolarmente difficile, che non amo molto fare, è cucire le cerniere. Se anche voi avrete la stessa difficoltà, potrete scegliere ad esempio progetti che non ce l'hanno, oppure progetti che hanno la cerniera, ma sostituirla con qualcos'altro se possibile. I lavori fatti con questa tecnica, ve lo dico subito, chiedono molto tempo, perché si devono preparare tutte le tessere, realizzare i pezzi, poi cucirli, applicare la minuteria metallica. Diciamo che per una borsetta possono volerci 5-6 giorni di lavoro e anche più. E non intendo un paio di ore al giorno, intendo un'intera giornata. Però quando avrete completato il vostro lavoro ci sarà per voi una grande soddisfazione. Avrete tra le mani un oggetto che potrete utilizzare concretamente. Poi li potete regalare e vi garantisco che se avete fatto le cose per bene non farete una brutta figura. Infine potete anche venderli per guadagnare magari qualche soldino. Per ogni progetto ci sarà il cartamodello e i disegni avranno una convenzione grafica specifica che devo ancora mettere a punto come si deve. Non ci sarà nessuna programmazione e quando avrò pronto il materiale semplicemente lo pubblico. Quindi non vi dirò ogni mercoledì un nuovo video sul Candy Wrapper, perché poi magari non riesco a rispettare le scadenze, quindi non voglio aggiungere ulteriore stress alla mia vita. Perciò quando ho pronte le cose carico e pubblico, come ho già detto. Se siete interessati al corso io vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Bene, questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.